Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, questa mattina visita storica. Siamo sempre nella città di Granada. Ieri sera abbiamo girato per Granada città. Questa notte abbiamo dormito in collina, sopra la città fortificata dell'Alhambra, creata praticamente dalla popolazione musulmana che viveva anche assieme alla commistione della cultura cristiana in queste zone. È stata costruita nel 1223, se non sbaglio. Da principi musulmani e che hanno isolato questa piccola cittadina che in questo momento è un reperto storico dell'UNESCO, se non sbaglio, Sì. e quindi abbiamo prenotato la visita perché le visite sono a numero chiuso, l'abbiamo prenotata per oggi e vi porteremo con noi a visitare questa città nella città. Giardini molto belli dove il silenzio, a parte la mia voce, è rotto dal rumore dell'acqua. Ci perdiamo in questi giardini della residenza estiva del principe. Sono immensi, ben curati. Siamo entrati nella città fortificata dell'Alhambra, praticamente una città parallela nella città di Granada, fortificata sulla collina e dall'alto vede proprio tutta la città di Granada sotto. Una città immensa dove ci si perde. Questa è una delle decorazioni più belle in assoluto.
Un tuo pensiero sul Palazzo Nasrid, sul Palazzo Nasridi? una ricchezza imponente, fin eccessiva. Il 16 novembre qua c'è ancora tantissimo turismo. E non siamo nemmeno in un fine settimana, siamo giovedì oggi. Oggi è giovedì. E quindi insomma, per essere giovedì ce n'è di gente. Allora, il Palazzo Nasridi è veramente eccezionale. All'interno della città fortificata dell'Alhambra era la residenza del sultano e tutta la sua famiglia ed è di una bellezza devastante. Un'ora di visita, per cui siamo rimasti estasiati a bocca aperta. Cerchiamo di farvi vedere, di avervi fatto vedere con qualche piccola immagine nostra quella che è la bellezza veramente di questo luogo. La commistione che abbiamo nella città di Granada tra cristianesimo e musulmani è veramente molto interessante in questa zona. Qui dalla Torre dell'Armes, qui al Casaba, abbiamo una splendida visione su tutta la città di Granada, qua sotto, con la cattedrale che abbiamo visto ieri nel tardo pomeriggio. Bellissima questa immagine della pianura di Granada circondata dalle montagne. Siamo nella parte più alta della Torre della Vela. Nell'Alcazaba, la fortezza, sempre all'interno dell'Alhambra. Da dove c'è una vista sulla città spettacolare. 360 gradi. Da una parte abbiamo la città e dall'altra la Sierra Nevada. Ora vi facciamo vedere un po' di vista. Prendi le redini del tuo ippogrifo. Da qui, messere, si domina la valle. Quel che si vede è, e noi planeremo in un galoppo alato entro il cratere ove gorgoglia il tempo. Ore 2:15 del 16 novembre. Lasciamo Granada, gli abbiamo dedicato una giornata intera. E adesso andiamo sui monti. Si va al fresco. Andiamo a vedere come sono le Saliamo verso la Sierra Nevada. Speriamo davvero non faccia troppo freddo, perché io di freddo non lo voglio prendere.
Siamo esattamente a 2600 metri sulle montagne della Sierra Nevada, ci passano gli impianti di risalita qui e troviamo anche cosa? Un campo da calcio in perfette condizioni, sembra erba sintetica, ma è perfetto. Là sopra abbiamo la neve. Siamo arrivati alla Sierra Nevada, questa montagna quasi sui 3000 metri di altezza là in cima, che si erge massiccia tra la pianura dell'Andalusia e il mare, la costa. A 50 km da qui nel sud c'è il mare, quindi anche le temperature, ovviamente l'umidità, portano a grosse precipitazioni nevose. Qui nel 1996 si sono tenuti i mondiali di sci in questa valle, non c'è un albero, quindi sono stati un pochettino turbati anche da molto vento, perché arrivava vento dal mare. Nei mondiali di sci del 96 sono stati fantastici per la squadra italiana, in quanto in campo femminile l'Isolde Kostner ha vinto il Super G, la Debbie Compagnoni ha vinto il gigante femminile, nell'ambito maschile Christian Ghedin è arrivato secondo in discesa libera e soprattutto l'Albertone nazionale Alberto Tomba ha vinto sia lo slalom gigante che lo slalom speciale, inaugurando tra parentesi la competizione con una tuta bianca. Lui correva qui a Sierra Nevada con una tuta bianca, una situazione fantastica. Il posto è affascinante, cosa devo dire? Nevica probabilmente tantissimo, adesso non fa neanche freddo, No. siamo coperti ma non fa neanche freddo, c'è una vista meravigliosa, non saliamo lassù perché è un po' troppo lunga, c'è anche la neve, però qui il panorama è meraviglioso. Sullo sfondo abbiamo Granada, che è bellissima vista di qua. Non ci fermeremo qui per la notte perché credo che faccia anche freddino la notte e poi non c'è niente, quindi il paese è disabitato in questo momento, non sono ancora attivati, non c'è neve, quindi non ci sono gli impianti sportivi, non ci sono attività invernali, quindi non c'è proprio niente. Torneremo sicuramente giù per la notte, magari lungo il lago che c'è qua sotto, ma il panorama è meraviglioso, è una cosa straordinaria. E là sopra c'è la neve. Comunque la montagna più alta della Sierra sono 3400 erotti metri. 3400 erotti metri. Un po' forzato Betty, perché sono voluto venire io qua su, proprio perché in quegli anni, nel 1996, gareggiavo anch'io, non giocavo ormai quasi più a calcio, tramite mio padre sono tornato a fare delle gare di sci e qualcosina facevo, non ho mai fatto risultati mostruosi, però qualche garetta me la facevo, ero bravino, decente nei Super G, mi piaceva correre e ricordo con estrema passione quei mondiali. Quei mondiali li avevo seguiti in televisione ovviamente, con molta passione, mi avevano entusiasmato sia per i luoghi, perché d'inverno è tutto bianco, non c'è un albero, e per il fascino che comunque queste montagne sono a 50 km dal mare. Un po' come le nostre montagne del Mondolè, Artesina, Protonevoso, che sono abbastanza vicine, ma sono molto più basse. Insomma, qui siamo arrivati nel punto più elevato nel quale arriva la strada. Siamo oltre i 2500 metri e qui è uno dei parcheggi di partenza degli impianti sciistici. Ormai qui tutte le strade Portano a Roma. sono segnate con l'altezza della neve. Il Carletto ha faticato e ci ha detto: "Au, dove stiamo andando? No. Fa freddo e soprattutto è ripida la strada." Abbiamo anche i camosci là in cima alla strada di fianco a questo edificio, questo rifugio. Scappano. Siamo al rifugio militare del Capitan Cobo. Todo per la patria. Siamo proprio in alta montagna.
Mi dispiace non aver preso la macchina fotografica e soprattutto il teleobiettivo perché i camoscetti erano molto vicino. Peccato, quindi li abbiamo inquadrati solo con la GoPro, ho lasciato la macchina in camper, non pensavo di vedere due camoscetti così vicini. E bravo Mauretto, ce l'ha fatta arrivare alla Virgen de las Nieves. Hola. Un mirador del complesso sciistico della Sierra Nevada, un posto magico. Siamo completamente circondati dalle montagne brulle della Sierra. Qui sotto si vedono gli impianti delle piste molto lunghe e là sullo sfondo pure Granada, che abbiamo lasciato un'oretta fa, e per arrivare qui diciamo ci sono voluti circa 40 minuti, non di più. Una meraviglia! Stiamo scendendo dalla Sierra Nevada. Ora, non è che abbiamo fatto la vetta della Sierra Nevada, eh? Siamo Direi arrivati, proprio di no. siamo arrivati fino Alla Virgen de las Nieves. e Una comunque, passeggiata di 20 minuti, non di più. Ma dove ti ho portato, Mauro? Volevi andare in montagna, hai detto che eri stanco del mare, che non ne potevi più. Eccoci. Siamo a 2600 e qualcosa metri sul livello del mare e qui siamo più vicini alla neve che al mare stesso. Sì, però io domani voglio tornare al mare. Voglio andare ancora a fare dei bagni, visto che fa ancora fino a martedì da caldo. Approfittiamone, facciamo ancora dei bagni. Va bene? Già per dormire iniziamo a scendere di almeno 1000-1500 metri perché farà Andiamo. freddo. Ora andiamo a riprendere Carletto, che poverino l'abbiamo lasciato solo qui sotto al parcheggio. Non era mai salito così in alto con noi, vero? Con noi così in alto no, non era mai salito. Più di 2500 metri. C'è uno stambecco. C'è poco da dire. Spettacolare. Che meraviglia sto posto. Non ho parole, dico tanta bellezza. Bello, bello, bello.
adesso proviamo un po' a salire, sto tenendo fermo un attimo i freni in maniera tale che si raffreddino un pochettino. Erano anni che non mi capitava di scaldare i freni. Queste sono le strade che mi fa prendere la Bettina, affascinanti, niente da dire. Ma un po' strette e Ma pendenti. un po' particolari, anche Carletta ha sofferto. Poverino. Si chiama questo Palazzo Nastiri. Nasridi. Palazzo Nasriri è uno dei palazzi più belli. Alza la Palazzo voce. Nasiri. Alto. Nasridi. Allora, il Palazzo Nasriri, no? Il Nasridi. Palazzo Nasridi. Rif. Ecco che dalla Torre dell'Armes qui alla... come si chiama? Però resta video.